Fammi indovinare. Tu sei uno di quei ridicoli sterminatori che si illudono di ripulire la città. Beh, sappi una cosa. Quegli insettoni di metallo sono fuori dalla tua portata. Bob dice che questo è un lavoro semplice. Raccoglie le gemme, incassa l'assegno. Avete presente quella sensazione di stupore e vergogna che provate quando vi rendete conto che uno dei vostri videogiochi preferiti di sempre è uno spin-off di una saga di cui non sapete praticamente nulla? Ecco, quella è la sensazione che ho provato io con Dexter. Immaginate di essere un piccolo Yomu nel 2007 che si ritrova tra le mani una PSP nuova di zecca e questo gioco. Piccola premessa, la PSP quando ero piccolo mi aveva letteralmente stregato. Ricordo benissimo l'impatto iniziale che questa console riuscì a trasmettermi. Mi sembrava di tenere in mano qualcosa di futuristico. I suoni, le animazioni dei menu e i giochi erano bellissimi da vedere, stilosi e soprattutto violenti. Ma tra tutti quei titoli, quello che mi conquistò fin da subito fu Dexter, a cominciare dalla sua copertina stupenda. La cosa migliore di quella copertina era appunto il personaggio raffigurato al suo interno. Mi ricordava per certi versi Crash Bandicoot, per il suo colore e la sua vibe, ma molto più cool. Sembrava la versione cattiva di Crash, o almeno così mi sembrava da bambino. Ok, adesso immaginate di prendere la UMD dalla custodia, schiaffarla dentro la vostra PSP e sentire questo. Con queste due cazzate, il mio cervello idiota da bambino era già partito per la tangente. Mi aspettavo di tutto, un gioco pieno d'azione, dramma, avventura, con protagonista proprio questo Crash Bandicoot con gli occhialini così misterioso e cattivo. Ricordo ancora la sensazione di hype assurda. Per darvi un po' di contesto, Dexter è un gioco sviluppato nel 2006 da Radiant Dawn, uno studio composto da ex impiegati della Blizzard e di Naughty Dog. Questo gioco specifico è uno spin-off della saga di Jak and Daxter, il che sarebbe anche un'ottima informazione, se non fosse che io non avevo la più pallida idea di che cosa fosse Jak and Daxter. Cosa? Ok, levati di torno, amico. Ero piccolo, ragazzi, non mi importava nulla di quella roba. Avevo un gioco nuovo di zecca tra le mani e potevate stare tranquilli che l'avrei giocato. È difficile ricordare tutte le sensazioni che sentivo all'epoca, ma alcune le sento ancora ogni volta che avvio il gioco, come ad esempio la mia prima volta ad Haven City. Haven City, per chi non lo sapesse, è la città dove sono ambientati gli eventi di Dexter e anche di Jak 2, credo. Non lo so, vi ripeto per l'ennesima volta, non ci ho mai giocato. Non sapevo nulla di quel posto, sapevo solo che mi metteva molta ansia. E mi piaceva girovagare per quelle strade, per quella città così futuristica e strana. Tutto di Haven City era particolare, la sua architettura, quelle curiose navicelle volanti in cielo guidate da elfi con le orecchie enormi, le barriere rosse e minacciose che mi impedivano momentaneamente di esplorare il resto della città. Sembrava tutto così vivo e misterioso. Lo adoravo. Pur non sapendo nulla della lore della città, da piccolo amavo tantissimo tappare i buchi con delle informazioni inventate di sana pianta. Dexter è un gioco molto colorato e pieno di vita, quindi durante le mie esplorazioni mi veniva naturale pensare ad Haven City come una grossa città tecnologica costruita per sostituire la natura incontaminata, perché era l'esatto contrario del resto del gioco. Era enorme, grigia, tetra. Le persone volano tutte indaffarate sulle loro navicelle volanti, non curandosi di quello che sta a terra, e l'unico modo che sia per uscire fuori da queste mura è usare dei portali che ti trasferiscono all'esterno della città. Nonostante Haven City sia futuristica e, diciamocelo, molto steampunk, i suoi interni sono completamente diversi. Entrando nel negozio di Osmo, un personaggio che vi descriverò tra poco, o nella birreria, si ha una vibe completamente diversa. Gli interni sono fatti di legno scricchiolante, roccia levigata o piastra di metallo di bassa qualità. Sembra tutto così antico e perso nel tempo. È quasi come se il gioco volesse mostrarci degli abitanti abbandonati a loro stessi dall'amministrazione della città attraverso questi piccoli dettagli. Le infrastrutture sono iperfuturistiche, hai portali funzionanti, supercomputer e un sistema di trasporto velocizzato che ti trascina dal porto fino a 100 città. Ma il negozio, l'hotel, la birreria, tutto è sporco e abbandonato. L'atmosfera in un videogioco per me è sempre stata importantissima. Haven City mi ha sempre dato l'idea di una città falsa, una vetrina stupenda nelle infrastrutture ma abbandonata all'interno. Nonostante questo però, da bambino, mi sentivo a casa. I personaggi che popolavano il mondo di gioco, nonostante fossero in questo contesto così deprimente, erano strani,
solari, con un sacco di piccoli quirk che li rendevano memorabili nella loro semplicità. Prendiamo ad esempio Osmo. Oh, splendido! Osmo è il proprietario di un negozio di sterminio insetti chiamato Critter Reader. Nella intro questo personaggio offre un lavoro a Dexter, che durante l'inizio del gioco è troppo impegnato a provarci con la barista e a raccontare storie false su come sia un grande eroe, anziché salvare il suo amico Jack. Mollo un pugno, un calcio. Gli affari del negozio vanno male, molto male. Non ho giocato ai capitoli principali della saga, quindi tutto quello che vi sto dicendo va molto a libera interpretazione, ma da quel che mi ricordo, il motivo per cui il negozio è a rischio chiusura è dovuto all'amministrazione della città, che è capitanata da un insetto gigante che tenta di conquistare tutto quanto attraverso i suoi figlioletti, delle adorabili teste di metallo. Osmo mi è sempre piaciuto, anche se si trova in una situazione veramente di merda, lui continua a sorridere, ad affrontare tutto quanto con entusiasmo. Nonostante abbia evidenti problemi economici, non si fa problemi ad assumere Dexter e a donargli vitto e alloggio. Sono tutti piccoli dettagli che sono riuscito a notare nelle mie malsane ore passate a giocare. Ma il negozio di Osmo e, diciamocelo, quasi tutti i luoghi di Dexter mi hanno sempre dato conforto e mi hanno fatto sentire a casa. Ecco, volevo soffermarmi un attimo proprio su Dexter. Quando ero piccolo non ero abituato a vedere personaggi come lui. Cioè, sì, conoscevo e amavo personaggi sopra le righe come ad esempio Sirius Sam, che ti droppava le sue scadenti battute ogni 3 secondi. Sì, è divertente fino a quando qualcuno non ci lascia un occhio. Ma Dexter? Stiamo parlando di un animaletto che dovrebbe essere dolce e buono, ma in realtà è un bugiardo cronico. Beve, ci prova con qualsiasi essere vivente di sesso femminile nel raggio di 15 km e non riesce a stare per più di 3 secondi senza prendere per il culo qualcuno. Ehi, gli è salita una cimice tra le chiappe? Insomma, di sicuro non un esempio da seguire. Lo adoravo, cazzo. Giocando Dexter per registrare questo video mi sono reso conto di quanto il gioco sia invecchiato benissimo a livello grafico. Cioè, guardate qui. Questi ambienti così colorati e pieni di dettagli, l'acqua, la luce, ogni cosa sembra fatta con amore e dedizione da parte dei ragazzi di Ready at Dawn. Ma non è solo quella la cosa che mi stupisce del gioco a livello grafico, anche la palette di colori fa la sua bella figura. Ogni area in Dexter ha la sua palette di colori, il suo mood che te le fa affrontare in un certo modo e le rende immediatamente riconoscibili. L'hotel è buio, ma con sprazzi di luce qua e là che ti fanno venire voglia di ripulirlo per riportare le fasti di un tempo. Poi abbiamo posti come i cantieri, con quelle tinte aggressive di colore arancione che fanno sembrare gli edifici in costruzione immersi in un caos tremendo, il sistema di transito con il suo blu ipertecnologico e con i suoi impianti al neon, la segheria che ha quel giallo alla... Il marchio maledetto! Mentre stermini insetti, anche se i comandi sono un po' clunky e le animazioni non proprio eccelse, non puoi fare a meno di respirare l'atmosfera di Dexter e innamorartene. In un livello ti stai godendo la brezza del vento della Valle Ventosa, con la sua natura e quella bellissima casa che sembra uscita direttamente dai puffi, e nell'altro stai massacrando orde di insetti schifosi nel seminterrato di una birreria di stampo fantasy medievale. Oppure stai facendo slalom con una corda attraverso un cantiere in costruzione. Anche la musica fa il suo bel lavoro, ha quella base molto sporca e aggressiva, con percussioni e sintetizzatori che cercano di rievocare atmosfere cupe in stile anni 2000, ma tutto quanto viene velocemente sovrastato dall'orchestra principale, piena di motivetti allegri, atmosfere sognanti e loop molto più dolci e calmi. Vi faccio un esempio. Questo è il tema della Valle Ventosa. È energico, pieno di gioia e speranza. Ci sono sempre quelle percussioni iperaggressive in background, ma vengono completamente sovrastate dalla natura e dal buon umore dell'aria. E poi ci sono luoghi come ad esempio il cantiere, dove non c'è nulla di naturale e tutto quanto è freddo, artificiale e in continua creazione e distruzione. Qui le percussioni sono molto più predominanti, ma allo stesso tempo si sente anche quel sottile velo di ansia, come se ci trovassimo in un luogo che non dovrebbe esistere, ma che invece è stato costruito a forza sulla natura incontaminata, distruggendola. Vibe molto diversa, non trovate? Il punto è che da bambino, nonostante non sapessi nulla del mondo di Jack and Dexter, riuscivo inconsciamente ad avvertirne l'atmosfera. Il mondo di Dexter sembra come sottomesso dal male, o comunque da persone e creature che cercano di distruggerlo per i propri scopi. Ma il mondo di gioco si rifiuta di morire. Rimane colorato, pieno di vita, e insieme ai personaggi genera una luce di speranza che riesce completamente a eclissare il male e la sofferenza attraverso i colori e il buon umore. E quella luce di speranza mi ha aiutato davvero tanto nel non cadere nel
quel baratro mentre giocavo da piccolo, ma a questo ci arriveremo dopo. Poco fa vi ho parlato del gameplay, non c'è molto da dire al riguardo. Dexter è un videogioco platform e in quanto tale puoi saltare, arrampicarti e combattere i nemici, o con attacchi melee, con il tuo stupendo ammazzamosche elettrico, oppure con attacchi a distanza, attraverso lo spray insetticida. Se si prende il gameplay da un punto di vista basico, può sembrare sempliciotto e noioso, ma non sono le cose che puoi fare a rendere il gioco bello, ma come invece vengono implementate in ogni singolo livello. Gli sviluppatori di Radiant Dawn sono stati molto bravi nell'implementare delle mini meccaniche in ogni livello che rendono il gioco sempre diverso e stimolante. Sono cazzatine, ma fanno tanto. Attraverso questi piccoli puzzle ambientali, il gioco sembra come prendere vita davanti ai tuoi occhi. Non fai sempre la stessa cosa, devi effettivamente sforzarti e capire l'ambiente davanti a te, bruciando ragnatele, facendo slalom sopra un treno in corsa, guidando come un pazzo un veicolo e molto altro. Nello scrivere questo video sto cercando disperatamente di trovare un momento in cui poter inserire un paio di momenti del gioco che mi gasano ogni volta che faccio una run. Sono 2 livelli specifici, ragazzi, 2 aree a cui penso con affetto ogni singola volta che sento il nome Dexter. Quindi sì, penso di aver trovato il punto giusto del video per parlarne. Base insetto, qui fulmine arancione, mi sentite? Sì, Dexter, ti sento, ma non usare i nomi in codice. Arrivato a un certo punto del gioco, circa a metà, succede qualcosa. Mentre Dexter è occupato a fare il coglione con Tarin, una ragazza conosciuta qualche giorno prima durante gli eventi del gioco, succede questo. Non riesco a ricordare. Jack! È lui! Ehi, tieni duro! Wow, è Jack! Il tizio che è nel titolo degli altri giochi. Non importa, da quello che ho capito è un grande amico di Dexter ed è mio dovere quello di salvarlo. Long story short, inizia un inseguimento incredibilmente frustrante, dove le guardie tentano in tutti i modi di fermare Dexter, lanciandogli mine, bombe a mano e guidando come Need for Speed Most Wanted attraverso le vie della città. A un certo punto Dexter riesce a raggiungerli, ma viene circondato dalle guardie. Ma quando tutto sembra essere perduto... Ciao pelosone! Salta su! Sono Ximon, sono il figlio di Osmo. Mio padre mi ha detto che non aveva più tue notizie da un po' di tempo e così ti ho rintracciato con la radio. Quando sono arrivato a questo punto del gioco da piccolo, ho come sentito una specie di piccola pugnalata al cuore. Per la prima volta dall'inizio del gioco, la trama principale andava avanti, mostrandomi un Dexter molto più serio e preoccupato rispetto al solito Otzel che avevo imparato a conoscere fino a quel momento. Giocando e rigiocando il gioco più volte da bambino, ho imparato ogni singola cutscene a memoria e arrivato qui provavo sempre un'enorme tristezza nei confronti di Dexter. Quello sguardo sconfitto, quella consapevolezza di non essere riuscito a salvare il suo amico, che io ovviamente non conoscevo, ma che per lui era molto importante. Mi sembrava strano vederlo così. Da questo momento in avanti, la trama del gioco inizia a insediarsi piano piano e tutto quanto diventa gradualmente sempre più dark. Ma non in questo frangente, perché qui c'è il primo dei miei 2 momenti preferiti di Dexter. Arrivati finalmente alla nave descritta da Ximon, il livello inizia. Il nostro obiettivo è raccogliere delle gemme e sterminare gli insetti che infestano la nave. Pop dice che questo è un lavoro semplice. Raccogli le gemme, incassa l'assegno. Ci vediamo dall'altra parte, amico. Nulla di che, lo abbiamo già fatto altre volte. Già, se non fosse per questa host. Questo momento e questo livello mi fanno venire la pelle d'oca ogni volta che gioco a Dexter. L'atmosfera della nave, il senso di urgenza, la voglia di spaccare tutto e la colonna sonora. Mi fanno solo venire voglia di andare avanti a testa bassa e finire la missione il più in fretta possibile. Non me ne fregava nulla degli insetti, io volevo solo salvare Jack e Dexter questa cosa la sa molto bene. Ed è per questo che ti droppa in faccia una delle aree più caotiche e fighe del gioco. Arrivati alla fine della nave, Dexter fa la conoscenza di un insettino pacifico che lui chiama affettuosamente Tick. A quel punto inizia la seconda parte del gioco. Si inizia a notare un po' di riciclo di contenuti, ma ci sta. Dexter è un gioco vecchio, fatto su una console portatile e probabilmente i ragazzi di Radiant Dawn avevano pure una data di scadenza bella rigida da seguire. Ci sono aree molto belle, come ad esempio la distilleria, la seconda parte della miniera e la segheria, che è stupenda da un punto di vista estetico, ma ci sono anche aree meno ispirate o semplicemente noiose, come ad esempio la zona di scatolamento che
odio con tutto me stesso sin da bambino. Che palle. Ma tra tutti questi ricicli è proprio qui che entra il gioco, il mio secondo livello preferito di Dexter. Sto parlando della... L'isola Smeraldo ha un concept semplice. Hai un veicolo e insieme a Ximon devi distruggere con delle bombe un insettone gigante. Bello, no? Ma questo posto è magnifico. È un'isola fluttuante in mezzo alle nuvole, immersa nel verde, con laghi, cascate, grotte dietro le cascate, cristalli e una vibe che tutt'oggi mi porto nel cuore. L'isola Smeraldo è completamente distaccata dal resto di Haven City e si vede. Esattamente come la Valle Ventosa, tutto qui è colorato, pieno di vita. La natura domina il territorio e le sensazioni che questo posto ti lascia sono incredibili. Ma a differenza della Valle Ventosa, l'isola Smeraldo ha una cosa in più che la eleva sopra tutte le altre aree viste finora. Sto parlando della casa di Ximon. La casa di Ximon, con la sua stufetta e quei colori così caldi e invitanti, mi hanno sin da bambino dato l'idea di un luogo sicuro dove poter momentaneamente riprendere fiato prima di tuffarsi nuovamente nella mischia. Ricordo che da piccolo mutavo appositamente la musica del gioco solo per godermi appieno l'atmosfera di quella casa e il suo calore. Passavo anche buoni quarti d'ora davanti alla stufetta, a esplorare i dintorni oppure semplicemente a fare un giro per l'isola anche senza un obiettivo specifico. Era un luogo stupendo per me, il mio piccolo porto sicuro, un piccolo faro di speranza che illuminava il buio intorno a me. Era come tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro o di studio. Ti mettevi lì, nella tua casetta, nella tua bella isola fluttuante e ti rilassavi. Mentre fuori dalla porta di casa un Ozel e un elfo su un veicolo bombardavano insetti a destra e manca. Fuori da quell'isola c'era l'inferno. Ma non importava. Eri al sicuro. Anche se momentaneamente. Prima di proseguire verso la parte finale del gioco, ci tenevo a parlarvi dei sogni di Dexter. I sogni sono una droga, a mio parere. Se si va nel negozio di Osmo e si dorme nel suo letto, Dexter inizierà a sognare e noi potremo giocare uno dei minigiochi che il gioco ci propone. Nulla di complicato, semplicemente ci ritroveremo all'interno di film famosi come ad esempio Matrix, Braveheart e Il Signore degli Anelli e dovremo premere dei tasti in sequenza per uccidere i nemici che si avvicineranno a noi. Un po' alla Rhythm Game. Il superamento di questi minigiochi ci aumenterà la barra della vita oppure ci dava delle nuove mosse da utilizzare durante il gioco principale. Sono piccole chicche, ma a mio parere rendono il gioco ancora più profondo e interessante. Non vi nascondo che su quei minigiochi ci ho passato le ore, non perché volessi sbloccare qualcosa, ma semplicemente perché mi divertivo un sacco. Ma nemmeno i sogni di Dexter e la loro rigiocabilità potevano salvarmi dalla consapevolezza che il gioco stava per finire. Arrivati verso la fine del gioco, la trama inizia a prendere una piega un po' più seria e dark e iniziano ad accadere eventi in rapida successione. Dexter, non riuscendo a dimenticare Jack, inizia ad infiltrarsi nel palazzo del barone, a quanto ho capito uno degli antagonisti principali della saga, per rubare la mappa che indica la posizione del suo amico. Tutto questo dopo aver sterminato uno sfacelo di insetti e regine. Questa cosa fa impazzire Kaiden, un simpaticone che lavora per l'insettone gigante che tenta di conquistare Haven City. A questo punto, tutto quello che vi ho descritto, la sensazione di comfort, la vibe allegra e il senso di calore e dolcezza di questo titolo si sgretolano tutti davanti ai nostri occhi con un solo gesto. Dick! Si fa così. Poi toccherà a voi. Adesso morirai! Arrivato a quel punto, ricordo di aver fissato la PSP con gli occhi sbarrati. Tutte le cose positive che ho provato nel gioco, tutti i momenti che mi aiutavano a rimanere in piedi nella vita reale, mi erano stati strappati via. Tutto quello per cui ho lavorato, finito. Adesso mi rimaneva soltanto tanta rabbia per le azioni di Kaiden, una tristezza infinita per il povero Osmo e le fredde mura delle prigioni. Le prigioni sono l'ultimo grande livello del gioco. Un enorme complesso di corridoi, celle, cunicoli e nemici che non possiamo uccidere. E volete sapere la cosa peggiore? Da bambino ho odiato questo momento con tutto me stesso. Non riuscivo a godermi nulla. Il negozio era stato completamente distrutto e Osmo, l'unico personaggio che era rimasto con me fino alla fine, era ferito. Ero scocciato.
A ogni mia morte avevo l'istinto di lanciare la PSP sul letto. Non provavo più piacere, non provavo nulla. Quel mondo di gioco così bello, l'unica cosa che mi proteggeva dal dolore del mondo esterno, mi era appena stato portato via. E nulla, nemmeno le classiche scenette comiche di Dexter mi facevano più sorridere. Noioso, noioso. Visto? Replica. Stupido. Noioso. Questo potevo farlo io. Ah! Wow! Scusatemi. Oramai avevo capito, questo era il livello finale. Ci sarebbe stata una resa dei conti e dopo il gioco sarebbe finito. E volete sapere la cosa peggiore? Non riuscivo ad accettarlo. Arrivati da Kaeden, il nostro carissimo simpaticone si dimostra molto accogliente nei nostri confronti. Ecco, sì, anche se tecnicamente tu sei un pochino più grosso. Non è una boss fight difficile, è solo lunga, ma nemmeno l'insettone più grande che abbiamo mai visto in tutto il gioco può niente contro Dexter. A quel punto avevo finalmente finito il gioco. Non dovevo fare nient'altro, ci avevo messo dei mesi per finire Dexter, ma alla fine ce l'avevo fatta. Dopo tutte queste folli avventure, tutto quanto si sarebbe finalmente risolto. Wow, forte! Ottimo lavoro, pelosone! L'hai detto! Alla fine i veri eroi l'hanno sempre vinta, anche se alle volte è un po' dura. Dexter potrà andare a liberare il suo amico Jack, Osmo sarà finalmente vendicato e sarà tutto ok. Ma io non ero felice. Non volevo tornare a pensare a tutto quello che mi stava accadendo fuori dal gioco. E quindi io... C'è un po' di... Oh, questa sì che è un'uscita da eroe! Nell'eterna lotta tra bene e male, gli eroi nascondono spesso un lato oscuro. Come gli alberi che hanno radici nascoste e le rocce che quando vengono capovolte rivelano una superficie. Spegnevo il gioco per non vedere la scena finale. Non avevo la memory stick, quindi non potevo salvare i miei progressi. L'unico modo che avevo per mantenere il mio salvataggio era tenere la PSP in modalità riposo. E quando spegnevo la PSP, tutti i miei momenti felici, tutti i miei progressi e tutto ciò che amavo di quel gioco spariva. E io ritornavo nel mio vuoto reale. Il motivo per cui amavo e amo tuttora Dexter è perché è un gioco che mi fa stare bene. È un mio comfy game, un piccolo gioiellino che posso avviare in qualsiasi momento e che mi dà sempre emozioni positive. E diciamo che Dexter è stato per un certo periodo della mia vita il mio migliore amico. Non entrerò nel dettaglio, ma da piccolo stavo male. Parecchio male. Ero in una situazione abbastanza problematica. Ero sempre triste, nervoso e la cosa peggiore era che potevo solo fissare il muro. Mi sentivo come annegare nell'oscurità. Ero completamente al buio e nessuno era disposto a darmi una mano per risalire in superficie. Ma Dexter mi ha aiutato. Un giochino del cazzo, sulla PSP. Mi ha aiutato a resistere ogni giorno, in attesa di tempi migliori. Ci giocavo sempre, ancora e ancora. Esploravo ogni singolo livello nel dettaglio, mi perdevo tra i suoi stupendi paesaggi, mi ponevo delle sfide per rendere ogni mia run sempre interessante e appagante. In quel periodo la PSP era l'unica console che possedevo. Era piccola e potevo nasconderla facilmente. Non avevo il memory stick e fidatevi che nessuno in quella situazione me l'avrebbe comprato. Anzi, probabilmente avrebbero fatto di tutto pur di togliermi anche il mio unico svago. E Dexter era l'unico gioco che possedevo, insieme a God of War Chains of Olympus e Spider-Man 2. Li amavo tutti e tre, ma Dexter è di gran lunga il mio gioco preferito su quell'hardware e anche il videogioco che ho probabilmente finito più volte in assoluto nella mia vita. Lo amavo perché era l'unica cosa che mi rendeva felice, l'unica cosa che non mi faceva pensare a tutto ciò che mi stava intorno. Mi sentivo bene quando girovagavo per le strade di Haven City, anche se per poco. E ogni volta che arrivavo alla fine del gioco, non accettavo il finale. Cercavo sempre di resettare la PSP per non vederlo, perché sapevo benissimo che se l'avessi visto sarebbe finito tutto e io sarei tornato al mio solito nero oceano di terrore.
Mentre rigiocavo Dexter per registrare questo video, mi sono reso conto di una cosa. Vivere in certi contesti ti distrugge. Anche se sei solo un bambino. Ti senti impotente, vorresti solo scappare, cambiare tutto quanto, oppure semplicemente sparire. E avere questo tipo di pensieri è qualcosa che nessun bambino dovrebbe mai provare nella propria vita. Da piccoli non abbiamo la maturità per capire determinate cose. Le proviamo, ma non sappiamo dar loro un significato. Possiamo solo cercare qualcosa che ci faccia sentire meno soli. E per me, quel qualcosa era Dexter. Io amo Dexter. Pur non avendo mai giocato la sua saga principale, quello stupido coso arancione mi è rimasto nel cuore. Perché mi ha salvato. Non perché aveva il gameplay o la storia migliore del mondo, ma semplicemente perché era lì, sempre, ad accogliermi ogni volta che avevo bisogno di qualcuno. Quando tutto quanto era buio, il mondo di quel piccolo Otzel riusciva, anche se per poco, a tenermi vivo. Il punto di tutto questo discorso, ragazzi, è che i videogiochi, tutti i videogiochi, anche quelli con premesse stupide o gameplay discutibili, sono forme d'arte. A volte possono essere del semplice intrattenimento, altre volte dei rifugi, e altre volte possono essere l'unica cosa che ti permette di stringere i denti in attesa di giorni migliori. Oggi fortunatamente sono cresciuto. Sono una persona matura, spero, e sto lavorando duramente per seguire i miei sogni e le mie ambizioni. Ho ancora molto da fare, ferite da richiudere e parecchie cose da mettere ancora a posto, ma sono vivo. Sono riuscito a proteggere il me stesso bambino, quella piccola anima dolce che mi fa andare avanti ogni giorno nella speranza di qualcosa di buono. E tutto questo lo devo a poche persone fidate e ai videogiochi. Oggi il me stesso bambino è al sicuro nella casetta di Ximon sull'isola Smeraldo e per fargli visita ho voluto rigiocare e portare qui davanti a tutti voi il suo videogioco preferito dell'epoca, perché in fondo penso che tutti alla fine abbiamo quel piccolo videogioco che ci ha salvato. Un videogioco a cui dobbiamo molto e che forse dovremmo tornare a rigiocare, solo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi. Io ad esempio l'ho fatto. Come ho detto prima, ho dovuto rigiocare Dexter per registrarlo. L'ho finito per l'ennesima volta, come da bambino, ma questa volta non ho spento la PSP. Ho continuato fino al black screen e quando l'ho fatto mi sono sentito benissimo. Ho provato una sensazione stupenda, come se avessi appena messo un punto a un capitolo della mia vita mai veramente concluso. Perché finalmente, adesso che sono qui, in salute e con tanta vita in corpo, posso avere il coraggio di guardare il me stesso bambino, abbracciarlo e guardare il finale di questo gioco insieme a lui. Senza che lui abbia paura di rimanere di nuovo da solo. Senza che lui debba nascondersi. Posso dirgli che è stato coraggioso, che mi ha fatto crescere, che mi ha tenuto in vita e non si è mai piegato davanti a nessuno. Posso dirgli che è stato bravissimo e che sono fiero di lui. Questa sì che è un'uscita da eroe. E magari posso anche dirgli, dopo tutti questi anni, che lui, completamente da solo, E così è ha come ho salvato salvato Jack.